Ciao, in questo video vedremo gli ulteriori timer che ci mette a disposizione LD Micro. Prima di questo facciamo un ripasso di quello che abbiamo visto nel video precedente. Abbiamo visto i contatti e le bobine. I contatti normalmente aperti, quindi sugli ingressi, sui relè interni, sulle uscite, che si inseriscono con la lettera C. Il contatto normalmente chiuso, che si inserisce con la lettera C più il tasto N per fare la negazione. La bobina normale, che può essere un relè interno o un'uscita del micro, che si inserisce con la lettera L. La stessa bobina che si inserisce con la L più la N per fare la negazione. La bobina set e reset, che si inserisce con L più S o L più R. Dopo c'è una nuova bobina che non abbiamo visto la volta scorsa, che andremo a vederla adesso, che è una bobina che si chiama trigger. Ha una funzione di toggle, cioè inverte il suo valore ogni volta che gli arriva un impulso sul fronte, quindi fa un accendi e un spegni dell'uscita. Andiamo subito a vederla. Io ho preparato i timer qua sotto che poi vedremo. Concentriamoci sull'uscita trigger, quindi il contatto X0 va sull'uscita trigger. Se ci clicco due volte mi esce l'editor dell'uscita ed è configurato come T-trigger. Se io vado in simulazione facendo F7 più F8, cliccando sull'ingresso va a 1 R0, il suo contatto butta 1 Y0, porta 0X0 rimane a 1, al prossimo impulso si spegne. Infatti se guardi Y1 si è spento, il nuovo impulso si accende, un nuovo impulso si spegne e così via, una volta accende e una volta spegne. Vediamo i timer. I timer ne esistono 7 tipi. La volta scorsa abbiamo visto il timer T-on che si inserisce con la lettera O. Abbiamo delle scorciatoie di tastiera solo sui primi 3, gli altri dobbiamo inserirli col mouse. Il primo è un ritardo all'eccitazione, quindi il tempo si calcola quando va 1 l'ingresso, parte il timer, ad esempio questo qui è 1 secondo, dopo è finito il secondo va sull'uscita. L'uscita resta alta per tutto il tempo che rimane alto l'ingresso. Quando l'ingresso andrà giù, nell'istante che l'ingresso va giù, va a 0, anche l'uscita va a 0. Il tempo lo fa quindi dal fronte di salita dell'ingresso a quando l'ingresso è alto. Se l'ingresso qui cade prima, il timer si azzera, si resetta. Quindi se arriva un secondo impulso riparte da 0. Il secondo timer è un timer di spegnimento, l'hanno chiamato. Si eccita col fronte di salita, con l'uscita, e il timer parte col fronte di discesa dell'impulso. È un timer ritardato alla diseccitazione. Anche qui se ritorna alto l'ingresso durante il tempo si resetta. Il tempo partirà al secondo fronte di discesa dell'ingresso. Andiamo a vederlo. Il T1 e l'1 li ho messi proprio in fila, dal T1 al T7. Ho usato 7 ingressi, 7 relè interni e 7 timer. L'1 corrisponde all'1 e il 2 corrisponde al nostro 2 ritardo allo spegnimento. È già in simulazione, mando 1 l'ingresso, va 1 l'uscita, andiamo a vedere, va 1 l'ingresso, va 1 l'uscita, è corretto. Mettiamo qua di fianco, lascio andare l'uscita, controlla R2, resta alto per un secondo, eccolo qui che è andato basso, va 1 subito e si spegne dopo un secondo, quindi è ritardato allo spegnimento. Guardiamo il 3, si chiama timer alto, va alto sul fronte di salita e fa un tempo fisso, è un timer memorizzato e si spegne indipendentemente che l'ingresso sia alto o basso. Qui fa un tempo sempre fisso, al contrario degli altri che si resettano se l'impulso ritorna su. Questo timer qui ha un'uscita che è sempre fissa, andiamo a vederla. Il timer 3, quindi gli do un impulso breve, lui sta su per un secondo, gli do un impulso fisso, sta comunque sempre su un secondo, quindi ha un impulso fisso di un secondo. Il timer 4 l'hanno chiamato timer basso, che è il contrario del timer alto, infatti gli hanno aggiunto un pallino davanti per indicare che è negato, che è il contrario del timer alto, quindi ha la stessa funzione. L'unica cosa che l'impulso è negato, quindi è sempre tutto alto. Torniamo in simulazione. Timer 4 si accende
quando è alto, quindi alto, alto, lo lascio andare per un attimo e lo rimetto, lui fa uno spegnimento di 1 secondo. Se io lo lascio spento, comunque lui fa lo spegnimento di 1 secondo. Ha quel tempo qui di off sempre fisso. Il timer 5 è un timer a ritenuta, ovvero somma i tempi dei vari impulsi T1, T2 e Tn. Ovviamente se l'impulso dell'ingresso rimane fisso alto, lui ritarderà per il tempo impostato. È simile all'1, l'unica cosa che ha bisogno di un reset. Una volta andato alto, lui non può più ritornare basso, lo memorizza. Vediamo anche questo. Timer 5, andiamo a vedere qui dove è il timer. T5, guarda qui, gli do un impulso breve e spengo. T5 è andato a 150, ne do un altro, 270, e l'uscita ancora non è andato su. Gli do un altro impulso, 4,50 millisecondi, non è ancora andato su. Adesso gliene do uno lungo, è andato su a 1 secondo. Se tolgo l'ingresso rimane sempre acceso, ha bisogno dell'istruzione di reset. L'istruzione di reset è questa qua, quindi un ingresso, devo fare l'istruzione res, che la trovi dentro, adesso devo spegnere il simulatore per fartela vedere. Istruzioni, e dentro in counter l'hanno messa. Insert Reset, Counter, RTO, RTL, che sono questi due tipi di timer, RTO e RTL. Non lo trovi in temporizzatori, ma è dentro in timer. Ha una scorciatoia che l'ho scritto qua sotto, eccolo qui, Reset E. Vediamo il timer 6 che è uguale al 5 con la negazione. C'è il pallino qui davanti che mi dice che è l'inverso del timer 5. Andiamo in simulazione, devo usare un ingresso negato in maniera che sia sempre a 1 l'ingresso del timer. Quando viene a mancare l'ingresso inizia a contare. T6 è questo qua che è a 0 qua sotto, gli do un piccolo impulso, 160 millisecondi, qui ne do un altro 380, lo lascio andare, a 1 secondo va su. Per resettarlo anche questo ha bisogno del reset. Se gli lasciassi l'ingresso sempre a 0 e lo resetto, comunque lui si resetta e poi riparte, perché continua a fare il ciclo. Riporto a riposo e andiamo avanti col timer 7. Il timer 7 è un timer ciclico, serve ad esempio per creare un lampeggio di una luce, di una spia. Andiamo in simulazione, addosso ingresso e lui lampeggia, qui ho messo 400 millisecondi, vedi che va su e giù l'uscita. Semplicissimo questo. Un'altra cosa interessante che si può fare sui timer sono le comparazioni del valore del tempo trascorso. La funzione di comparazione di variabile si chiama compare e la trovi qui dentro, compare variable. Ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 che ho riportato qui, quindi la comparazione di uguaglianza tra due variabili. Se sono uguali la sua uscita andrà a 1, la comparazione con un numero, in questo caso se la prima variabile è maggiore di 1, se un numero è maggiore o uguale ad esempio al tempo di un timer, che è quello che vedremo noi, il tempo di un timer. Questo invece ha il valore di un counter, di un contatore, è scritto variabile T, variabile 1, eccetera eccetera. Gli operatori quindi sono uguale, maggiore, maggiore uguale, diverso, no, non uguale, il punto esclamativo sta per non uguale, minore e minore uguale. Noi abbiamo 6 tipi di comparazioni di variabili. Torniamo al nostro simulatore, io ho usato il minore uguale, potevo usare anche il maggiore uguale mettendo il T1 sopra e il numero sotto, è la stessa roba. Quindi si inseriscono da istruzioni, compare, quindi qui puoi scegliere che tipo di comparazione fare, cliccando 2 volte hai qui i 2 valori delle variabili. E cosa vuol dire? Che dopo 1 secondo butta fuori questo relè interno R8, poteva essere anche un'uscita. Dopo 1 secondo e 25 accende questo, dopo 1 secondo e 50 accende questa uscita. Quindi con un timer è come se avessimo fatto 4 timer, anziché fare 4 righe e mettere 4 timer, andiamo a comparare il valore. Io qui in serie potrei fare anche un'altra comparazione e dirgli ad esempio di accendersi a 100 millisecondi e spegnersi a 150. Potrei fare tipo un effetto supercar con 10 LED e 2 timer magari, fai avanti e indietro. Guardiamo il funzionamento del timer, vedrai accendersi una alla volta R8, R9, R10
e per ultima R1. Facendo questo, l'ingresso R8, R9, R10 ed R1. Con F7 si spegne il simulatore. Quindi in questo video abbiamo visto i 7 timer, il reset e la funzione di comparazione delle variabili. Nel prossimo video vedremo magari qualcosa di più pratico. Non mancare al prossimo video. Ciao!